Ciao ragazzi, sono Loripart. Oggi vorrei farvi vedere finalmente la videocamera che mi è arrivata un mese fa dall'America. Si tratta di una videocamera 360 che ha una stabilizzazione incredibile, tipo cinematografica, e secondo me darà filo da torcere alle più blasonate action cam tipo GoPro. Sto parlando della Railo 360, dove farò una recensione video di questo prodotto. Eccola qua, ancora da aprire, vediamo com'è fatta. È divisa in due scatole, dove qui contiene il case e qui abbiamo la fotocamera. Ora apriamo la fotocamera, vediamo com'è fatta. E voilà, è piccolissima, sembra ben fatta in metallo, ha due obiettivi per il 360, come potete vedere, uno destro e uno sinistro. Ha tre ingressi audio, qui uno sopra, uno di fronte qui e uno dall'altro lato. Qui si apre, c'è la batteria e c'è l'SD che è compresa già nella videocamera. Si accende da questo tasto, vibra, quindi c'è una bella vibrazione, quindi possiamo capire se sta registrando oppure no. Il display indica tre settaggi, che è molto semplice: 360. Premo questo tasto qui, viene fuori solo foto, premo questo tasto, viene 180, quindi riprende solo davanti. Per avviare la registrazione basta premere il tasto sopra e parte. Infatti si accende il LED rosso ed è pronto per la registrazione. Qui abbiamo il case, che è fatto in questa maniera, con il suo manico, che devo dire è fatto molto bene perché è semplice da installarlo, va montato così. E voilà, pronta. E qui possiamo collegare il suo piedistallo con la sua apposita vite di fissaggio, che praticamente è compatibile al 100% con gli accessori di GoPro. Quindi secondo me è stata una bella furbata questa, perché possiamo utilizzare così la Railo con i vecchi utenti che usavano GoPro. Quindi obiettivamente basta solo comprare la videocamera e utilizzare tutti gli accessori della vostra GoPro. Dentro la scatola troviamo le istruzioni, che è molto semplice. Ci sono due tasti, quindi uno di accensione e uno per il settaggio video. Poi abbiamo una protezione, questa qui secondo me è molto utile, dove noi possiamo mettere dentro la nostra videocamera senza che si rovina gli obiettivi perché sono due. In più qui dentro abbiamo i cavi, sia per collegarlo al telefono e sia per collegarlo alla presa per la ricarica. Ho scaricato la sua applicazione, che è fantastica. Per utilizzarla bisogna avere il suo cavetto. In automatico parte l'applicazione. Eccola qua. Questi sono i video che ho fatto oggi. Questa app che è fantastica, che possiamo vedere in 360, farlo partire, muoverlo e dargli varie impostazioni, tipo si può selezionare l'oggetto da seguire. Ad esempio io qui ho già selezionato, qui sotto si vede la barra dove noi possiamo selezionare il soggetto e la videocamera lo segue. Infatti se vedete mi sta seguendo come se ci fosse un operatore che ci fa la ripresa. Quindi per me questa è una cosa geniale, dove possiamo farci le riprese da soli senza che qualcuno ci filmi da fuori. Io credo che questa videocamera sarà il futuro, sia come stabilizzazione sia come ripresa 360. L'unica cosa che vi consiglio è di avere un telefono dell'ultima generazione, perché il mio Samsung S5 già fatica a lavorare in 4K, lavora solo in HD. Ora vi faccio vedere una comparativa tra la Railo 360 e la GoPro Hero 5 Session, sia come stabilizzazione d'immagine sia come riprese.
Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questa nuova videocamera, se vi piace, se pensate di sostituirla con la vostra GoPro oppure no. Spero vi sia piaciuta questa recensione, mi raccomando mettete un mi piace, seguitemi, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi. Ora la prova video. E zitta gallinella, cosa c'hai? Allora praticamente sono le mie gallinelle preferite, fanno un sacco di uovi.